Benvenuti nel mio canale e bentornati. Io sono Rita Real Paracrime per chi ancora non mi conosce e se vuoi far parte del mio strano mondo iscriviti al mio canale e fammi sapere cosa ne pensi dei miei video. Come sempre vi ricordo che i contenuti dei miei video sono a scopo informativo e di intrattenimento e potrebbero non essere adatti ad un pubblico sensibile. Le storie trattate riguardano crimini reali e fenomeni paranormali. Non intendo mancare di rispetto a nessuno e le opinioni espresse nei miei contenuti sono puramente personali. Detto ciò, mettetevi comodi e iniziamo con il caso di oggi. Prima di iniziare con il caso di oggi, volevo fare una piccola precisazione. Sul mio canale YouTube trovate la sezione Community. Ecco, in quella sezione io pubblico determinate cose che riguardano comunque il canale, i miei video e ogni tanto mi piace lasciare degli indizi. Ecco, ho notato che quella community secondo me non viene vista o non lo so, non viene forse proposta da YouTube. Quindi mi faceva piacere avvisarvi che c'è una community nel mio canale di YouTube dove a me piace interagire con voi, con i pochi iscritti che ho. Anzi, vi ringrazio tantissimo che mi seguite. Veramente vi ringrazio di cuore, anche se siete pochi, io sono sempre felice e contenta. Quindi vi stavo dicendo che in questa sezione io metto degli aggiornamenti o mi piace interagire con voi. Lascio anche degli indizi sul prossimo video che vado comunque a fare. Ecco, una cosa che mi piacerebbe è che venisse più notata da voi. Quindi quello che vi chiedo, se volete ovviamente, di andare nella sezione community e di interagire con me, sempre se volete, ci mancherebbe altro, io non obbligo nessuno. Però mi piaceva questa cosa, insomma, di tenerci compagnia, tutto qui. Poi sta a voi, ecco, se farlo o no, cioè se commentare, se mettere il like, whatever, quello che volete fare, fate, non vi preoccupate. Era giusto una piccola precisazione che ci tenevo a farla. Tutto qui. Partiamo con il caso di oggi. Grazie per l'attenzione, innanzitutto. Oggi vi parlo di un caso che mi ha incuriosito parecchio perché mi chiedo come possa essere successo un qualcosa del genere in un paese così piccolo. E sappiamo tutti che in un paese piccolo dove tutti si conoscono non succede mai nulla. E invece io oggi vi dimostrerò il contrario e non mi crederete quando vi dirò che in questo paese vivono 11 persone, anzi 10 per l'esattezza adesso. Perché? Ve lo sto per raccontare ora. Larima è una piccola località situata nel territorio del Nord Australia. Si trova lungo la Stuart Highway a circa 500 km a sud di Darwin e a 180 km a nord di Tennant Creek, fondata come punto di sosta per i viaggiatori lungo la strada. Larima prosperò durante il boom della Seconda Guerra Mondiale, ma ha subito un costante declino. Alcuni ne parlano con nostalgia dei giorni in cui c'erano 40 o 50 residenti e i bambini giocavano nel parco. Ogni anno si tenevano gli Irish Ashes, un grande evento natalizio, ma i bambini crescevano e la gente se ne andava, finché ne rimasero meno di una dozzina, la maggior parte dei quali ormai sulla settantina. All'Arima non c'è ricezione per il cellulare, lì non puoi nemmeno fermarti a fare benzina per la macchina. Per chi vive questo stato di isolamento è normale, ma per gli estranei la vedono diversamente, ad esempio come me. Io non ce la farei a vivere in un luogo del genere. Larrimah is a town of 11 people. It's kind of in the middle of nowhere, Australia. There's no cell phone reception. There's really nothing aside from one pub and a pet crocodile. I
servizi e le attrazioni che possiamo trovare in questa località sono il The Pink Panther Pub Hotel. Questo è il principale punto di incontro della città e una delle sue attrazioni più note. Il pub è facilmente riconoscibile grazie alla grande statua rosa di una pantera, la classica pantera rosa, il cartone famosissimo, cartone animato, chi è che non lo conosce? Poi troviamo il giardino zoologico di Larrimah, adiacente al pub. Quindi sia il pub che il giardino zoologico, voglio precisare questa cosa, erano gestiti da Barry Sharp. E nel suo giardino zoologico era presente un enorme coccodrillo e altri vari animali. Poi abbiamo il servizio di rifornimento acquistata un tempo da Paddy Majority, scusatemi magari non lo pronuncio bene, è uno dei pochi posti dove i viaggiatori possono fermarsi per fare rifornimento lungo questo tratto della Stuart Highway. E c'è anche il famosissimo Pie Shop ed è un'attrazione popolare per i viaggiatori che passano lungo la Stuart Highway. Il Pie Shop è famoso per le sue torte salate, non so se le conoscete o se avete mai sentito parlarne, sono comunque torte tipiche australiane e sono solitamente ripiene di carne come manzo, cammello o canguro, oppure anche pollo. Vengono servite calde, spesso con le salse come il ketchup o la barbecue sauce, oppure la salsa gravy, non so se la conoscete, però la salsa gravy è una salsa di colore marrone, simile, io non ho ancora ben capito che gusto abbia, l'ho provata tante volte, non mi fa impazzire, però se voglio farvi un paragone per farvi capire di che gusto abbia, penso che si avvicini molto al beef, al manzo, è molto densa comunque come salsa e non so se è giusto dirvi che sa di brodo e viene messa anche su... Qui la usano anche per metterla sul purè di patate, oppure sulla carne come la steak, no? Oppure viene usata anche per metterla sul pollo. È semplicissima da fare, è sia pronta, cioè adesso diamo lezioni di cucina, ovviamente, e la trovi sia in polvere e ci aggiungi semplicemente dell'acqua e la cuoci, diventa comunque densa, oppure la puoi creare tu con della farina e il brodo in polvere e non mi ricordo acqua se non sbaglio, insomma, non so se in Italia c'è, ma se venite un giorno in Australia provatela così riuscirete a capire che gusto abbia. Io ancora non l'ho capito, perdonatemi. Detto ciò, continuiamo con il caso. E voglio dirvi, dopo le pie, che vi ho spiegato che cosa sono, tenete presente questa cosa, questo è un punto chiave del caso in cui vi andrò a raccontare. Originariamente l'Arima fungeva da punto di supporto per le ferrovie durante la costruzione della linea ferroviaria del Nord Australia. La comunità ha una lunga storia legata alle esplorazioni e allo sviluppo del territorio del nord. L'economia locale, ovviamente limitata, è basata principalmente sul turismo di passaggio e su pochi servizi disponibili per i viaggiatori lungo la Stuart Highway. L'Arima attira curiosi e turisti interessati alla vita nell'outback australiano. Nonostante le sue dimensioni ridotte, però ha adesso una presenza significativa nella narrativa dell'outback australiano, con storie e misteri che catturano l'immaginazione, come la scomparsa di Paddy Moriarty. Where we going, Fuzz? That's where Paddy used to live. That's where he went missing. Il 16 dicembre 2017, prima di lasciare l'hotel quel pomeriggio, Paddy disse al proprietario che non sarebbe venuto a lavorare il giorno successivo, cioè domenica.
ma sarebbe passato all'ora di pranzo per prendere il tosaerba da usare nella sua residenza. Quando la luce stava calando, Paddy salì sul suo quad rosso e disse a Kelly di salire sul retro, il suo cane. Paddy lasciò l'hotel e si diresse verso la sua residenza a poche centinaia di metri di distanza. Paddy non fu visto né domenica né lunedì. Intorno alle 10 o 11 del mattino di lunedì, il proprietario dell'hotel, il signor Barry Sharp, si preoccupò e andò alla residenza di Paddy. Bussò e lo chiamò e non ricevette risposta. Trovò la porta a zanzariera posteriore sbloccata ed entrò. La residenza era pulita e ordinata. Paddy non c'era, né il suo cane Kelly. Il cancello posteriore era aperto. Il signor Sharp pensò che probabilmente Paddy era fuori a passeggio con il cane e quindi non percorse la strada della discarica. Ma Paddy non era lì quella sera, lunedì. Quella sera, quando il signor Rainer, un altro residente di Larimer, andò all'hotel a ritirare la sua posta, gli fu detto che Paddy era scomparso. La mattina successiva, martedì, il signor Rainer e sua moglie andarono a cercare Paddy. Cercarono nella sua residenza e intorno alla proprietà. I suoi occhiali da sole erano appesi alla maniglia sinistra del quad. Il quad era al suo posto sotto al carport, che è una sorta di tettoia. Le chiavi del veicolo a quattro ruote motrici non erano nella residenza. La porta zanzariera era sbloccata con un tappetino e un blocco di cemento contro di essa per tenerla chiusa. Quella porta può essere chiusa solo a chiave dall'interno e Paddy chiudeva sempre a chiave la porta posteriore se lasciava comunque l'anima. Il signore e la signora Rainer presumevano che Paddy fosse uscito a fare una passeggiata e avesse avuto un problema medico. Lo cercarono lungo le strade, vicino per 20 metri da entrambi i lati. Hanno cercato per oltre 3 ore, ma non lo trovarono né lui né il suo cane. Si recarono all'hotel e chiesero al signor Sharp di chiamare la polizia. Il signor Sharp chiamò il centro comunicazioni della polizia alle 16 di martedì del 19 dicembre 2017. La polizia arrivò mercoledì pomeriggio e iniziò una ricerca. Trovarono il pollo alla griglia che era stato dato a Paddy dai visitatori il 16 dicembre 2017, ancora nel microonde. Trovarono anche un bastone da baseball sotto il suo letto. Hanno cercato a piedi e con moto alla ricerca di qualsiasi segno di Paddy o Kelly, senza successo. Una squadra di ricerca fu inviata da Darwin per avviare operazioni informali di ricerca e soccorso. A quel punto si pensava ancora che il probabile scenario fosse che Paddy avesse portato a passeggio il cane e che un evento medico fosse accaduto e di conseguenza la ricerca era concentrata nei luoghi dove avrebbe potuto camminare per 20 metri da entrambi i lati delle strade. Utilizzarono squadre di ricerca, moto e un elicottero e perlustrarono un'area di 2 chilometri quadrati. Il consiglio medico era quello che probabilmente non avrebbe potuto sopravvivere in quell'ambiente per più di qualche giorno e la ricerca fu sospesa a mezzogiorno del sabato 23 dicembre 2017. Voglio precisare anche questo, che nell'outback australiano difficilmente sopravvivi, qualsiasi siano le condizioni, non è possibile sopravvivere all'outback australiano. E c'è anche un film che se non sbaglio si chiama Outback, io l'ho visto su Netflix, non mi ricordo adesso, appunto anche lì c'è una storia di due ragazzi che si perdono nell'outback australiano e non vi dico la fine, ecco, non voglio spoilerare questo film, però magari un giorno ve ne parlerò. Quindi bisogna fare attenzione quando si va nell'outback australiano perché non ci sono le stazioni di servizio e difficilmente comunque puoi trovare rifornimento, fare benzina e è abbastanza complicato, ecco, sono chilometri e chilometri di deserto e di animali, serpenti, ragni, qualsiasi tipo di animale
pericolosissimi tra l'altro, coccodrilli anche, quindi bisogna veramente fare attenzione nell'outback australiano. Il pensiero cambiò poi alla possibilità di un coinvolgimento criminale e il 28 dicembre 2017 la polizia condusse una ricerca di prove. Si concluse 2 giorni dopo, il 30 dicembre 2017. La ricerca includeva moto che perlustravano 30 chilometri a nord e sud, incluso l'area di 50 metri da entrambi i lati della strada, 35 chilometri lungo la strada occidentale e luoghi come i bunker della seconda guerra mondiale e simili. Tra l'altro, un'altra cosa, in Australia è pieno di bunker della seconda guerra mondiale. Io ci sono stata, ne ho visto uno in particolare. Vi ripeto, magari ve ne parlerò in un altro video, vi mostrerò come sono questi bunker o bunker, come si dice in Italia, e magari un giorno vi farò vedere, ecco, dove sono anche e come sono soprattutto, sono veramente inquietanti. Non furono trovate prove rilevanti di Paddy e del suo cane. Un'ulteriore ricerca di prove fu condotta dall'11 al 14 maggio 2018. Di nuovo, non fu trovato nulla di utile. Era possibile che fosse morto a causa di un evento medico mentre era fuori a passeggio e che i suoi resti non fossero stati mai trovati durante le ricerche. Ciò che rendeva questo scenario meno plausibile era anche la scomparsa del suo cane Kelly. A ciò si aggiunsero vari elementi nella sua residenza: il pollo nel microonde, gli oggetti sul tavolo pronti per la cena e i biscotti per il cane nella ciotola. Sembrava che nel bel mezzo della preparazione del pasto fosse successo qualcosa di inaspettato, ma non abbastanza da non dargli tempo di chiudere la porta e mettere il tappetino e il blocco di cemento in posizione. Tutto era rimasto in ordine. Ma facciamo un passo indietro. Chi era Paddy Majority? Patrick Majority, chiamato con il soprannome Paddy, è nato il 30 marzo 1947 presso l'ospedale di Crom, un villaggio nel centro della contea di Limerick, nel sud-ovest dell'Irlanda. È cresciuto ad Abbeyfeale, una piccola città nell'ovest della contea di Limerick. Purtroppo sua madre Mary Teresa Majority era morta nel 1995 e di suo padre non sappiamo nulla perché non sono state trovate informazioni su di lui. Paddy disse di essere immigrato dall'Irlanda all'Australia all'età di 19 anni e che successivamente aveva lavorato come bracciante, mandriano e conducente di grader. Si trasferì all'Arima nel 2005 e acquistò una stazione di servizio inutilizzata nel 2010 al costo di $30.000. Adesso non parliamo di acquistare case in Australia perché è diventata una cosa impossibile. Se non hai 1 milione in mano non ti puoi permettere di comprare una casa, purtroppo, a meno che non vai in queste zone desertiche. Allora sì che ti puoi comprare una casa con questi prezzi, insomma. Paddy amava l'ordine e la routine, indossava sempre infradito e un cappello o un berretto, manteneva la sua residenza impeccabile, ogni cosa era al suo posto. Prestava la stessa attenzione ai dettagli nel suo lavoro di manutenzione e di pulizia all'hotel. Aveva una routine ben conosciuta dai residenti di Larrima. Al mattino portava a spasso il suo cane lungo la Rubbish Dump Road e poi tornava comunque alla sua residenza. Poi andava in coda all'hotel con il suo cane sul retro, lavorava fino a circa mezzogiorno e poi si sedeva a bere birre. Lasciava l'hotel con il suo cane nel tardo pomeriggio, intorno alle 4:30, e se c'erano persone con cui parlare anche più tardi. La scomparsa di Paddy Majority, 70 anni, e del suo cane Kelly rimane comunque un mistero inquietante, infatti non si sa che fine abbia fatto. Nonostante ricerche approfondite, appelli pubblici e un'inchiesta giudiziaria, la polizia non sembra più vicina a svelare la verità. La polizia ha condotto comunque perquisizioni approfondite, interrogando tutti i residenti, ispezionando le proprietà, soprattutto la proprietà di Fran Odgett,
una vicina con cui Paddy aveva avuto dispute e nonostante le ricerche e gli appelli pubblici non sono emerse prove concrete. Come vi dicevo prima, vivendo in un paese comunque così piccolo, è facile, è facile che non tutti possano andare d'accordo. Infatti in questo caso ci furono delle faide soprattutto tra Patty e Fran Odget. Spero di averlo pronunciato bene. Fran è la proprietaria del pie shop, infatti vi avevo detto, tenete in mente questo pie shop, perché poi vi spiegherò bene che cosa sia successo tra loro due e che cosa comunque la gente narra su questo pie shop. È davvero incredibile arrivare a pensare comunque una cosa del genere, però c'è gente che lo pensa, anche io l'ho pensato inizialmente, però ovviamente senza esprimere un giudizio, io non mi va di voglio sempre portare rispetto per tutti, però ti viene da pensare questa persona dove sia finita? È possibile che non siano state trovate una minima, non siano state trovate delle tracce zero, niente, zero, quindi ti viene da pensare dove sia finita questa persona, che cosa ci hanno fatto con il corpo. Quindi ci sono due ipotesi che vedremo comunque alla fine, che io ho pensato e che tante altre persone la pensano, giustamente. Tutti furono sospettati della sua scomparsa. Vennero fatte diverse ricerche nell'area senza trovare niente e la polizia iniziò a pensare che non si trattasse di un incidente, che poteva essere comunque successo magari quando ti allontani di casa, no? Può succedere. Non fu trovato nessuna traccia né di lui né del suo cane. Quindi l'altra opzione a cui pensare fosse quella che Paddy fosse stato fatto fuori da qualcuno che potesse odiarlo. E ci fu appunto una faida che andava avanti da anni tra Paddy e Fran Hodges, la signora appunto del pie shop, se vi ricordate. È stata una faida emblematica perché Paddy comunque era un po' birichino con la signora del pie shop. I'm not Angel. In un'intervista con l'ex giornalista veterano delle ABC, Murray McLean, del 2011, Paddy ha ammesso di aver detto ai potenziali clienti di non mangiare nella casa del tè di Fran e di aver incoraggiato invece i viaggiatori a comprare le torte dalla Pantera Rosa del pub. Oh, there was shit over there. I used to go over there and the dog wouldn't eat me pie. Fran's pies. Yeah, true word. And this has got chunky meat and everything like that here. Yeah, and I tell them the truth. Bloody oath. When they pull up at my place up at the road. Yeah, I tell them fair dinkum. Yeah, and that's what happens. And Fran's is the worst gas bagger in town. Ha iniziato a mescolare un sacco di spazzature, trasportava storie da qui al pub, disse la signora Fran. Paddy's never been over here and bought a pie. He's never had a pie here. He wouldn't know what my pies taste like. Paddy aveva un interesse acquisito, ovviamente, trascorreva la maggior parte dei pomeriggi in albergo e la mattina aiutava anche a pulire i servizi igienici del pub, per questo lui voleva pubblicizzare il pub e i pie del pub, quindi diceva non andate a comprare i pie dalla signora Fran alla casa del tè, ma venite a comprare i pie da dove lavoro, no? Insomma, al mio pub che sono molto più buoni. Quindi questa cosa faceva parecchio infuriare la signora Fran. Ma la versione degli eventi di Fran è molto più oscura. Afferma che Paddy aveva sabotato la sua attività rubandole l'ombrellone rosso nuovo che aveva comprato. Metteva vetri frantumati sotto i pneumatici dei clienti, scaricava canguri morti nella sua proprietà e avvelenava le sue piante costosissime nel suo giardino. Ha chiamato tantissime volte la polizia, ma non fecero nulla, come sempre.
Pochi mesi prima della scomparsa di Paddy, Fran aveva assunto un nuovo giardiniere per la sua attività. Owen Lowry gli dava vitto e alloggio in cambio di qualche lavoro da fare nel suo giardino o in casa. Owen lasciava raramente la proprietà della casa. La maggior parte della gente del posto non aveva la minima idea di che aspetto avesse questo giardiniere. Quando Paddy scomparve, la polizia trascorse le vacanze di Natale del 2017 intervistando tutti in città. A causa della storia tra Paddy e Fran, gli agenti hanno interrogato attentamente Fran e Owen, hanno condotto perquisizioni forensi sulla sua proprietà, hanno prosciugato la sua fossa settica e hanno portato via il laptop e l'auto di Owen. Fran Hodges ha detto che la polizia ha perquisito la sua proprietà e ha sequestrato oggetti tra cui un seghetto, ma lei nega fermamente di essere a conoscenza di ciò che è accaduto al suo vicino. Tali indagini non hanno portato ad alcun arresto, sia Owen che Fran negano di avere qualcosa a che fare con la scomparsa di Paddy. Non credo nelle ritorsioni, dichiarò Fran 2 settimane dopo la scomparsa di Paddy. Credo nel karma, dice Fran. Ha detto che lei e Owen erano a casa quella notte in cui il loro vicino è stato visto l'ultima volta, ma lei sostiene di non aver sentito nulla di insolito. Ma lei poi dice alla polizia che ricorda di aver guardato un documentario sulla pesca del tonno nella sua camera da letto e che avrebbe visto qualcosa di strano sull'autostrada dalla sua finestra, ma non è sicura di che cosa avesse visto quella sera, quella notte più che altro. Lei accusò fortemente anche il proprietario del pub e del giardino zoologico, Barry Sharp, perché denunciò la scomparsa del suo migliore amico, Paddy, 72 ore dopo, anziché denunciarlo subito. Infatti lei dice che è strano, il tuo amico scompare, il tuo migliore amico scompare e tu non lo vai a denunciare subito. Una cosa molto strana, infatti. Frenne dice che anche lo scontro tra vicini nella zona alta della città non è stato l'unico disaccordo all'Arima. Lei dice: chiedi a qualsiasi residente se vanno tutti d'accordo e scuotono comunque la testa per dire no. Carl e Bobby Roth, volontari in pensione dei vigili del fuoco e del soccorso, ad esempio, loro anche si tengono alla larga del pub. Anche lei stessa, Fran, non mette piede nel pub da 10 anni e accusa Barry per i suoi clienti abituali di aver tentato di cacciarla fuori dalla città. Dopo le varie notizie shock, la signora Fran comunque era molto turbata dalla sua caratterizzazione nei media. Da quando infatti sono venute alla luce le notizie sulla guerra delle torte, veniva nominata la signora delle torte e lei infatti questa cosa le faceva infuriare perché era diventata famosa eh, come la signora delle torte e non gli andava più di essere chiamata così. Non mi chiedete il perché, ma non ho trovato molte informazioni su questo. Lei diceva: chiamatemi la signora del tè o la signora del Devonshire oppure la signora degli scones adesso. Infatti lei aveva tolto appunto i pie dal suo menù e aveva iniziato a focalizzarsi molto di più nel fare gli scones. Ecco, gli scones sono un piatto tipico inglese, non tanto australiano, e facciamo un altro corso di cucina tutti insieme. Gli scones sono tipo dei panini compatti, piccoli, tipo brioche, no, più che brioche panini, forse meglio, panini molto compatti, molto pesanti tra l'altro, li servi caldi con del burro o con burro e marmellata oppure marmellata e panna. Si usano molto qui in Australia, ma è comunque tipico inglese. Quindi ritorniamo a noi, lei comunque aveva appunto tolto, faccio una piccola ripetizione, aveva appunto tolto i pie dal menù e aveva deciso di focalizzarsi sugli scones. Questo perché? Perché dopo la scomparsa di Patty, la gente ha iniziato a dire in giro, fate attenzione, che lei avesse fatto uccidere Paddy e poi lo avesse macinato e messo nei pie.
asking for Paddy pies. Like they convinced him. Yeah. Questo è davvero inquietante, ma sono in tanti a pensarlo e vi dico anche io l'ho pensato, perdonatemi se l'ho fatto, però non c'era comunque traccia né di lui e né del suo cane. Comunque il cane sarebbe prima o poi ritornato indietro se fosse stato ancora vivo o no, giusto? Comunque, dopo circa 6 settimane dall'inizio delle indagini, una volta abbandonate le ricerche in elicottero e a terra, la polizia ha tentato un approccio diverso, giustamente. Il sergente Matt Allen ha lanciato un appello pubblico a tutti i rifugi per gli animali compresi, quelli interstatali, che potrebbero aver recentemente acquisito un Kelpie, che è il cane di Paddy. Lui però dice anche che aveva ricevuto una lettera anonima dove comunque c'era scritto di cercare nei vari rifugi, il cane di Paddy, ma comunque non è mai stato trovato il cane sia nei rifugi o sia altrove da nessunissima parte. La polizia ha perquisito case e cortili, inclusa un'ispezione visiva del recinto del coccodrillo. Sneaky Sam al pub ha setacciato la discarica locale e ha prelevato martelli e un seghetto dalla casa del tè di Fran. Gli agenti non hanno intrapreso alcuna azione in relazione a tale perquisizione. Fran ha detto che il seghetto veniva comunque usato per tagliare la carne di manzo, cammello, quello che sia, e quindi presentava delle tracce di sangue. La polizia è tornata a Larriman nel fine settimana della festa della mamma di maggio per condurre un'altra perquisizione intorno alla città, anche a cavallo, ma neanche questo portò da nessuna parte. Quasi tutti a Larriman sono stati chiamati a testimoniare presso il tribunale di Kettering per un'inchiesta giudiziaria accelerata, portata avanti a causa dell'età avanzata della maggior parte dei residenti. È probabile che qualcuno a Larriman abbia prove che potrebbero essere utili per stabilire cosa è successo a Paddy. Furono interrogate alcune persone che lavoravano con la signora Fran del pie shop. Spesso sentivano dire dalla Fran che voleva appunto uccidere Paddy perché, come vi avevo già detto, Paddy comunque non si comportava bene con la signora Fran, quindi lei automaticamente era infuriata e lo odiava per tutto quello che lui faceva e nessuno la difendeva, nessuno, non aveva nessun tipo di aiuto né dalla polizia né da altri residenti. Quindi per questo lei alle volte le veniva da dire ah, quanto vorrei far fuori quell'uomo, quanto vorrei che arrivasse prima o poi il karma, che gli succedesse qualcosa. Infatti sono tutte delle frasi o dei commenti che possono compromettere, insomma, e la polizia ha iniziato comunque a sospettare molto più su di lei. Infatti la polizia andò a casa sua mettendole davanti tutte le prove e quello che avesse detto su di Paddy. E infatti lei si mise a ridere, lei affermando che lo dicono tutti. Cosa c'è di nuovo? È una questione comunque di parole, però non potrei mai far del male ad una pulce. I don't know nothing. Infatti lei dice: se avessi voluto farlo per davvero, non andrei in giro a dirlo a tutti. Il giardiniere stesso Owen ha detto all'inchiesta di aver sentito storie da Fran sui suoi disaccordi con Paddy e sui suoi sospetti che lui avesse avvelenato le sue piante. Sia Owen che Fran protestarono con il medico legale dicendo che erano troppo malati per aver ucciso Paddy. Non potrei farlo comunque, sono fottutamente piena di artrite. Questo è quello che disse Fran, mentre Owen afferma: io ho l'osteoporosi, se facessi qualcosa di violento mi si romperebbero tutte le ossa. Owen ha convenuto che pochi giorni prima della scomparsa di Paddy, il suo cane Kelly ha attraversato di corsa la strada vicino al giardino di Fran e i due uomini hanno avuto appunto un disaccordo. Owen disse: io non ero comunque aggressivo, ero tranquillo.
allora il computer di Owen fu sequestrato dalla polizia e fu scoperto che Owen aveva appunto effettuato 2 chiamate dalla cabina telefonica. Questo perché aveva ricevuto un messaggio di allarme di un virus informatico e appunto dalla cabina telefonica pubblica sono state effettuate 2 chiamate in uscita alle 18:30 e alle 18:31, entrambe al numero indicato nel messaggio. Ciò avviene verso il tramonto, quando i testimoni ricordano che Paddy e Kelly lasciarono il pub per l'ultima volta. Quindi gli fu chiesto a Owen se lui fosse lì quella sera, quel pomeriggio, e avesse visto Paddy sul suo quad rincasare a casa con il suo cane. Però Owen tranquillamente lui disse di no, io non ho visto nessuno e non ho visto niente. Fantastico. Quando si tratta di vedere qualcosa, nessuno ha visto niente, ovviamente. Furono anche messi dei dispositivi audio nel bungalow di Owen e le riproduzioni di questi audio erano davvero inquietanti, assurde. E lui praticamente canticchiava, è stato ripreso mentre canticchiava delle canzoncine. In queste canzoncine lui continuava a dire determinate cose, determinate cose veramente scioccanti, e ve le faccio sentire adesso. Make motherfucking nostrils with me claw hammer. Just making the nostrils with me claw hammer. Killer radar, Patty, but that's fucking killer radar. Struck him on the fucking killer radar. Da queste riproduzioni audio si sente Owen canticchiare: "Fottuti idioti, sì, diteli cosa ho fatto, ho colpito con il fottuto martello. Sì, diteli come ti ho colpito con il fottuto martello." Altre riproduzioni, sempre lui canticchiando, diceva: "Beh, non hanno fottutamente trovato il martello, quindi non possono accusarmi di niente." Martello assassino, dico, è un martello assassino, un assassinatore. Canzoni con "Ho un mucchio di noci di cocco sbavate, stanno rotolando nella baia, rotolando, rotolando nella baia. Ho ucciso il vecchio Paddy, con quello l'ho fottutamente ucciso. L'ho colpito sulla fottuta testata e l'ho ucciso, colpito sulla fottuta testata e l'ho ucciso, il bastardo. L'ho colpito sulla testa e l'ho ucciso. L'ho colpito e l'ho massacrato. Sì, l'ho massacrato. Sono tutte registrazioni dove lui canticchia così, con le stesse parole, che lui ha ucciso Paddy, che lui l'ha massacrato, che lui l'ha colpito in testa, l'ha colpito sulle narici con il martello, continuando così per tanti giorni. Dice anche: "Devi scoprire chi cazzo l'ha fatto, amico. Questo, se non trovi il cazzo di corpo per scoprire chi l'ha fatto, cosa credi? C'è un corpo da qualche parte e vuoi scoprire chi l'ha fatto e chi l'ha fatto. Te lo dico, non lo scoprirai. Te lo dico ripetutamente, non lo scoprirai, non lo scoprirai." E così e via dicendo. Canticchia continuamente riguardo Paddy, riguardo comunque un corpo, e così una serie di queste bellissime canzoni, ecco, se si può dire così. Fa anche riferimento comunque al cane, e da quello che emerge comunque che anche il cane ovviamente sia stato fatto fuori, purtroppo. Nonostante tutte queste riproduzioni, credetemi cari amici, ma Owen non è stato arrestato.
non è stato condannato di niente. Questo perché Owen continuava a dire alla polizia che non era lui, non era la sua voce e che non voleva più rispondere, non voleva più essere comunque collaborativo. E non è stato arrestato perché? Perché comunque non c'è un cadavere, non c'è un corpo, scusatemi la crudeltà, perché non è mai stato trovato un corpo, non è mai stato trovato il cane, non è mai stato trovato nessuna traccia di quello che possa essere successo, quindi non hanno potuto condannarlo e questa è una cosa, nonostante queste riproduzioni, cioè le riproduzioni audio sono chiarissime, sono chiare di quello che lui racconta, di quello che lui canticchia, perché lui canticchia, e le parole sono chiare, cioè lui comunque afferma di averlo ucciso, però lui dice quella voce non è mia. Strano. Dalla scomparsa di Paddy le cose ovviamente sono cambiate. Nonostante la metà dei residenti abbia intenzione di andarsene, altri si stanno trasferendo. La signora del pie shop si trasferì dalla figlia a Melbourne perché non ne poteva più di stare lì ed essere vista come una killer dagli altri abitanti e all'Arima aveva comunque attirato molti più turisti e alcuni passanti gli urlavano assassina e fu così che decise di andarsene, ma dalle ricerche che ho fatto sembra che sia ritornata indietro all'Arima, che comunque tutta questa situazione l'ha fatta ammalare, fatta avere il cancro al seno. E anche Barry Sharp, il proprietario del giardino zoologico e del pub hotel della Pantera Rosa, è morto per via del cancro. Infatti, prima che morisse, lui aveva venduto la sua proprietà, il suo hotel, il suo giardino zoologico e anche la proprietà di Paddy è stata venduta all'asta per 32.000 dollari. Allora, ci sono due ipotesi che vi avevo menzionato prima. E la prima è che Paddy fosse stato ucciso dalla signora del Pai, ucciso e messo poi nei Pai, infatti queste erano le voci che giravano. Did you actually do any tests on the meat pies? We've forensically examined the premises and there's nothing to support that theory whatsoever. La seconda ipotesi è che fu ucciso da Barry Sharp, dal suo migliore amico, magari a causa di una lite o di un fraintendimento, e che fosse comunque gettato nello stagno dove comunque c'è il coccodrillo. Per questo non fu trovata nessuna traccia, perché comunque sappiamo tutti che un coccodrillo può tranquillamente inghiottire qualsiasi cosa, ecco. Adesso non voglio entrare nei dettagli. Stop and Barry from feeding to the crocodile. That's why the crocodile's fat. Il caso non è mai stato chiuso, ovviamente, è stato anche offerto una ricompensa a tutti coloro che hanno informazioni su Paddy e questa ricompensa è molto alta di 250.000 dollari per chi, vi ripeto, per chi avesse qualsiasi tipo di informazione su dove trovare comunque il povero Paddy e il suo cane. Io, cari amici del Paracrime, vi ringrazio per aver guardato il mio video. Questo è tutto quello che ho trovato e vi consiglio, se vi interessa approfondire, di guardarvi il documentario su Netflix, se c'è lì in Italia, perché io, essendo in Australia, in Netflix è diverso. Fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti e se questo video vi è piaciuto metti un like e per favore, se vi va, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!